Rieccoci, come vedete quest'oggi, con gli oracoli dei messaggi d'amore. Ebbene, che cosa andremo a chiedere a questi meravigliosi oracoli? Siamo distanti, non ci sentiamo né vediamo da un po', la nostra storia sembra essersi arenata. Perché? Cerchiamo di capire che cosa pensa questa persona di voi, del vostro rapporto. Cerchiamo di capire se possa avere in qualche modo appunto intenzione di riavvicinarsi a voi o se per esempio questa persona possa ancora avere bisogno ovviamente di tempo. Effettueremo una stesa, anzi due stese, quindi due varianti molto veloci con 3 oracoli ciascuna, ovviamente però molto dettagliate queste stese, perché chi mi segue da tempo sa che questi oracoli sanno essere molto curiosi. Come vi ho detto poco fa, questo sarà un video a doppia stesa, doppia variante. Quindi variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete scegliere. Chi mi segue da tempo sul canale sa che io ovviamente tendo ad alternare video a una variante a video appunto a doppia, anche tripla, quadrupla variante. Questo per cercare ovviamente di venire incontro alle esigenze un po' di tutti. D'accordo? Ed ora appunto iniziamo con la prima variante. Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque abbia appunto scelto la prima variante, cerchiamo appunto di capire cosa sta pensando una persona che ad oggi vi è distante e non sentite né vedete da un po' di tempo. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto stendiamo i 3 oracoli sul tavolo di stesa. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo appunto i 3 oracoli, iniziamo dal primo. E qui abbiamo spazio, ho bisogno di tempo per pensare. Allora, questa è sicuramente una persona che sta riflettendo molto. E ovviamente questo riflettere comporta una presa, diciamo, di distanza dalla situazione, quindi da voi e dal vostro rapporto. Quindi la motivazione, diciamo, del suo, tra virgolette, allontanamento, comunque dello starvi lontano, risiede proprio in questo. Cioè questa è una persona che sta prendendo tempo volutamente, ovviamente, razionalmente, lucidamente, per pensare. Pensare a cosa? Ovviamente non a qualcosa di poco conto, ma ovviamente questa persona sta pensando a qualcosa inerente al vostro rapporto e o alla sua vita personale di molto importante. La carta dello spazio, in questo caso, è una carta che ha un certo valore, un certo peso, diciamo importante da un punto di vista interiore, perché ci troviamo di fronte ad un soggetto che, vi ripeto, sta riflettendo e quindi ha bisogno di tempo e di conseguenza, diciamo, di vedere dal di fuori la situazione a mente ovviamente fredda, d'accordo? Quindi è una persona che sta pensando a qualcosa ovviamente di molto importante, vi ripeto non a qualcosa di banale, qualcosa che per questa persona ha ovviamente una certa importanza, qualcosa che riveste un'importanza fondamentale nella sua vita e ovviamente per farlo, cioè per pensare a questa cosa così importante, questa persona ha inevitabilmente bisogno di tempo. Ovviamente questo tempo può essere più o meno lungo a seconda chiaramente della portata di ciò che possa essere accaduto fra di voi e della motivazione che abbia portato questa persona comunque a
diciamo, allontanarsi da voi e dal vostro rapporto. Fatto sta che questa persona assolutamente non sta pensando di chiudere il rapporto con voi, anzi, sta pensando, diciamo, il come poterlo portare avanti nel migliore dei modi, evidentemente prendendo quella giusta decisione, facendo quella scelta corretta o comunque, diciamo, apportando quelle giuste modifiche al vostro rapporto e o alla sua vita, in modo da condurre il futuro in maniera più positiva. Quindi non è un oracolo che ci fa pensare ad una persona che voglia chiudere, però è un oracolo che ci fa pensare ad una persona che è volutamente in questo momento distante da voi, cioè non è una persona che si è persa nel caos emotivo, d'accordo? È una persona che volutamente sta cercando dello spazio, del tempo, ovviamente per sé, chiaramente, per poter, vi ripeto, vedere le cose da fuori, a mente fredda, in modo da poterle analizzare meglio. Nel caso in cui, per esempio, tra voi ci sia stata una brutta discussione, ecco, sta cercando di far sbollire ovviamente la rabbia in modo da poter vedere la situazione nella maniera più serena e lucida possibile, d'accordo? Quindi è una persona che sta riflettendo, che sta pensando, però non è un oracolo che, almeno questo iniziale, possa far pensare ad un desiderio di chiusura, d'accordo? È una carta che comunque ci delinea un soggetto della stesa molto riflessivo e molto razionale, quindi è una persona che non vuole agire di impulso, ovviamente in futuro, e quindi vuole fare le cose ovviamente per bene, d'accordo? Quindi è una persona molto razionale che, diciamo, vede nel pensiero l'elemento risolutivo di problematiche, ostacoli, scelte, decisioni, d'accordo? Ora affrontiamo il secondo, appunto, oracolo, ecco appunto l'indecisione. So che la mia, diciamo, indecisione provoca ovviamente in te del dolore, so che, diciamo, posso averti comunque ferito. Allora, nel caso in cui chiaramente questa sia una storia, una frequentazione con una persona impegnata, è chiaro che l'indecisione in questo caso è inerente allo scegliere tra voi la compagna ufficiale. Ecco che però questa persona sino ad ora, diciamo, non è stato proprio un fulmine di guerra nello scegliere e di conseguenza questa è sicuramente una persona che, ecco appunto, lo spazio sta prendendo tempo, ecco appunto, per poter decidere con razionalità e in maniera lucida, non facendosi prendere magari dal, diciamo, desiderio fisico, dall'istinto, dal momento. Quindi questa persona, diciamo, sta riflettendo sul prendere una decisione, d'accordo? È chiaro che, ragazzi, anche nel caso in cui la vostra non sia una storia con una persona impegnata, la decisione ha comunque un certo peso, cioè non è una decisione in riferimento alle proprie vacanze, se andare in montagna o andare al mare, d'accordo? Cioè è una decisione inerente ad un argomento importante circa il vostro rapporto. Vi faccio un esempio: nel caso in cui voi abbiate parlato di sposarvi, questa persona potrebbe, diciamo, prendere tempo poiché indecisa sul continuare ad esempio una storia da fidanzati, tra virgolette, e impegnarsi maggiormente, lo sposarsi. Nel caso in cui voi, per esempio, abbiate proposto a questa persona di avere figli, sta riflettendo su questa questione molto importante e molto delicata, d'accordo? Quindi è una saggia decisione, cioè vi ripeto quello che vi dicevo con l'oracolo precedente: questa non è una persona che agisce d'istinto, non vuole farlo se non altro, ed è una persona che soprattutto in riferimento ad una questione di questo tipo, quindi una questione impegnativa ed importante inerente al vostro rapporto, sta prendendo le giuste tempistiche e quindi anche di rimando le giuste distanze.
Ecco ragazzi, un dato però a mio avviso è fondamentale per quanto riguarda questo oracolo, ossia questa persona è tremendamente consapevole del fatto che questo suo momento, questa sua indecisione, seppur su argomenti importanti per cui ha assolutamente diritto di prendersi del tempo, però sa che vi sta facendo male. Quindi vi ribadisco di nuovo quello che vi ho detto prima. Questa è una persona che ha una coscienza, se non altro, cioè è una persona che si sta anche mettendo nei vostri stessi panni, cioè è una persona che in questo momento sta anche cercando non soltanto di comprendere se stesso, di prendere una decisione, di fare una scelta, ma è una persona che sta anche comprendendo empaticamente come possiate sentirvi voi. Quindi è una persona consapevole del fatto che questo suo momento di spazio, diciamo, in qualche modo vi faccia male, vi possa portare comunque del disagio, dell'insoddisfazione, della delusione. Questo è importante, ragazzi, da sottolineare, perché non è una persona che sta agendo con cieco egoismo. È una persona che sta riflettendo per se stesso e per voi, ma è ovviamente una persona che sa perfettamente che questa situazione vi sta facendo male o che comunque potrebbe deludervi. Quindi sicuramente questo momento di, diciamo, allontanamento non viene vissuto da questa persona così allegramente, d'accordo? Cioè questa persona sa che questo momento di distacco rispetto a voi può costargli caro, d'accordo? Quindi ragazzi, vado a ribadirvi quello che vi ho detto sino ad ora, cioè questa è una persona terribilmente concreta, è una persona proprio razionale, o almeno in questo momento sta cercando di essere molto razionale, di non farsi prendere magari dall'istinto, dal sentimento, dal desiderio, è una persona che sta cercando di capire come, dove e quando. D'accordo? Ma soprattutto è una persona che sa consapevolmente che non vi sta facendo sicuramente del bene. D'accordo? Quindi sa che sta rischiando, che può rischiare ovviamente di perdervi, perché chiaramente mostrando, diciamo, questo momento di allontanamento, indecisione, tentennamento, possa anche non fare proprio un gran figurone, ovviamente ai vostri occhi. Quindi è chiaro che questa persona, proprio come ci rimanda l'immagine, diciamo, dell'oracolo, teme proprio di perderci la faccia, d'accordo? Ma è una persona che comunque sta calcolando, anche in questo caso il rischio, perché per lui o per lei è troppo importante la decisione che comunque andrà a prendere, d'accordo? Però sa che vi sta facendo del male, questo sicuramente. Ed ora occupiamoci appunto del terzo oracolo, qui abbiamo l'oracolo del danno. Siamo stati entrambi feriti, ovviamente siamo entrambi feriti da questa situazione. Allora ragazzi, questa persona ovviamente sa che questa situazione di allontanamento non ferisce chiaramente soltanto voi, ma ovviamente sa che questa situazione, diciamo così, particolarmente difficile in realtà sta facendo male anche a lui. Che cosa vi ho detto ragazzi poco fa? Questa non è una persona che sta ovviamente vivendo così a, diciamo, piena allegria, in piena, diciamo, sintonia con la realtà esterna, serenità, con frugalità, diciamo, ecco, questo momento di ovviamente allontanamento da voi. Cioè questa è una persona che comunque, come potete vedere, sta male, è una persona che comunque sta soffrendo, è una persona che comunque è altrettanto consapevole che questo momento faccia tranquillamente del male anche a se stesso, d'accordo? È chiaro che però, vi ripeto, nonostante questo dolore, ecco che comunque prevale quello che vi ho detto sino ad ora, cioè il peso, diciamo, del pensiero, della razionalità, per cui questa persona sta addirittura anche mettendo da parte non soltanto i sensi di colpa che prova nei vostri confronti perché sa che vi sta facendo del male, ma ovviamente anche, diciamo, se vogliamo, dei rimorsi nei confronti di se stesso, d'accordo? Proprio perché sa che sta facendo ovviamente del male anche a se stesso.
Quindi vi ripeto, questa non è una persona che in questo momento se la ride e se la canta, assolutamente. Questa è una persona che ovviamente non sta bene, è una persona che non è in armonia ovviamente con tutto ciò che in questo momento lo possa circondare. Tra l'altro questo oracolo parla di difficoltà, diciamo, multiple, cioè questa persona comunque ha diverse altre difficoltà, per esempio in ambito professionale, economico-finanziario, familiare, cioè è una persona che sta affrontando, diciamo, un momento particolarmente, diciamo, difficile o comunque di una certa crisi che chiaramente va anche a coinvolgere, se vogliamo, proprio il resto della sua vita. Cioè sicuramente quello che sta accadendo con voi, questo momento di allontanamento, non lo rende sereno nemmeno nell'affrontare, per esempio, la propria attività professionale quotidiana, d'accordo? Quindi sicuramente per questa persona l'amore, il sentimento ha un peso notevole, perché va a condizionare, come potete vedere, anche tutti gli altri aspetti e ambiti della sua vita e della sua esistenza, d'accordo? Quindi questa è una persona che in questo momento sta facendo del male anche e soprattutto a se stesso, d'accordo? È chiaro che, ragazzi, questa stesa è la variante di un soggetto che in questo momento, o comunque generalmente, nelle questioni importanti tende a fermarsi e a ragionare, a razionalizzare lucidamente sul come procedere, d'accordo? Non è una persona che vuole abbozzare a dei comportamenti basati unicamente sull'istinto, d'accordo? È una persona che ha bisogno di pianificare ed organizzare il come poter procedere. Quindi è sicuramente la stesa di una persona che non vuole starvi ovviamente lontana, non è una stesa che parla di chiusura, non è una persona che vuole ovviamente rimanervi lontano ancora per lungo tempo, ma è ovviamente la stesa di una persona che ha ancora bisogno di tempo per poter pensare, pianificare ed organizzare, soprattutto vedere la situazione dall'esterno con maggior razionalità. È una persona consapevole, una persona che vi pensa, è una persona che sta pensando anche che questa situazione comunque faccia del male a voi, ma vi assicuro che questa situazione fa del male molto di più a lui, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una stesa, diciamo, positiva, che comunque prevede un soggetto della stesa empaticamente anche rivolto a voi. Non è la classica persona che se ne frega e si prende tutto il tempo che vuole. Questa è una persona che sta semplicemente pianificando, d'accordo? Il come, il dove, il quando muoversi, ma è una persona che non vuole chiudere, soprattutto sta consapevole del fatto che probabilmente voi proprio meritiate molto di più, d'accordo? Dunque questa stesa appunto termina qui. Ovviamente, come sempre, poi sapete che io tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo a tenere d'occhio la situazione, magari non soltanto con gli oracoli, ma anche con le sibille piuttosto che con i tarocchi. E dunque, ragazze, come sempre, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità questo sempre, e ovviamente buona fortuna e a presto. Rieccoci dunque con la seconda variante, e quindi per il principio di sincronicità, per chiunque abbia appunto scelto la seconda variante, cerchiamo di capire a cosa sta pensando la vostra persona del cuore, che non vedete e sentite da un po' di tempo. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto stendiamo le carte sul tavolo di stesa, i 3 oracoli. Dunque, come potete vedere, qui appunto abbiamo i 3 oracoli a disposizione. Iniziamo dal primo, e qui appunto abbiamo l'oracolo dell'insoddisfazione. Non ero felice, diciamo, per come le cose stavano andando. Allora,
In questo caso, già rispetto alla variante precedente, abbiamo una sostanziale differenza, cioè in questo caso non c'è una persona che sta cercando di prendere tempo per riflettere su come migliorare la situazione, qui abbiamo una persona che tende a guardare molto di più nel passato piuttosto che a cercare, diciamo, concretamente di migliorare il futuro e il presente. Questa è una persona che, al contrario del soggetto della stesa della variante precedente, appunto, tende a non essere particolarmente razionale, è una persona molto più emotiva ed è una persona che in questo momento si sta, diciamo, ancora leccando le ferite, cioè è una persona che sta ancora rimuginando, diciamo, su situazioni del passato che ovviamente hanno visto questa persona come protagonista, lui, lei e voi ovviamente, proprio per, diciamo, ancora cercare di in qualche modo lenire del dolore o comunque della, appunto, insoddisfazione, dell'amarezza in riferimento appunto a questioni su cui questa persona proprio non riesce, diciamo, a guardare in maniera razionale. Cioè è una persona che in questo momento è ancora troppo coinvolta emotivamente dal dolore o comunque dal dispiacere in riferimento a ciò che possa essere accaduto. Ora, potrebbe trattarsi anche tranquillamente di qualcosa che possa essere successo e che magari per voi possa aver avuto un valore minore, d'accordo? Ecco, invece per questa persona evidentemente, ecco, questa cosa che possa essere accaduta o anche semplicemente questa parola detta magari in maniera infelice, ma comunque, diciamo, senza alcun peso da voi, ecco che questa persona ne ha fatto, diciamo, una mezza tragedia. Cioè questa è una persona che obiettivamente è facilmente condizionabile da, diciamo, anche le minime sfaccettature, diciamo, le minime increspature di un rapporto. Quindi è una persona che, diciamo, in questo momento si è fermata o allontanata da voi o comunque, diciamo, non si sta facendo né vedere né sentire perché è in qualche modo ancora molto delusa in riferimento ad una determinata situazione che ha visto entrambi ovviamente coinvolti. Quindi è una persona che obiettivamente può esserci proprio rimasta male, ma anche, vi ripeto, per una totale banalità. Ecco che obiettivamente questa persona però di fronte a queste situazioni tende molto a bloccarsi, proprio perché è una persona innanzitutto molto emotiva, ma è una persona anche, diciamo, molto permalosa, molto orgogliosa, che obiettivamente tende, diciamo, a lasciarsi un po' troppo fagocitare dai suoi stessi sentimenti e quindi è una persona che tende molto spesso a rimettere in discussione una storia anche molto velocemente a seconda proprio dell'andamento del momento. D'accordo? Quindi è una persona, diciamo, poco razionale o comunque che in questo momento in qualche modo sta, diciamo, poco riflettendo lucidamente su ciò che possa essere accaduto. È una persona che in questo momento è ancora in pieno, diciamo, marasma emotivo, proprio perché sente unicamente in questo momento dentro se stesso, se stessa, appunto, ancora l'insoddisfazione di una determinata situazione che l'ha particolarmente addolorato e addolorata, d'accordo? Quindi, diciamo, questa persona può aver vissuto veramente in maniera straordinariamente negativa una determinata situazione che magari, vi ripeto, per voi può aver avuto semplicemente il valore di uno scherzo, di una battuta o magari qualcosa di poco conto, ecco che però invece per questa persona ha un peso decisamente maggiore, d'accordo? Quindi in questo momento questa persona si sente infelice, quindi non sta bene, ovviamente questa persona lontana da voi, però obiettivamente non sta riflettendo in maniera molto lucida, assolutamente in maniera non serena, però nemmeno in maniera molto razionale e lucida. È una persona che in questo momento obiettivamente sta ancora risentendo di una situazione emotiva di precarietà, d'accordo? Quindi è una persona che in questo momento si sente ancora obiettivamente insoddisfatta, diciamo dolorante da un punto di vista ovviamente interiore,
proprio perché teme e sente comunque di aver subito un affronto, d'accordo? O comunque una persona che ha sofferto particolarmente, vi ripeto, per situazioni che magari per voi possono aver, diciamo, rivestito un peso banale, quasi diciamo inesistente, ecco che invece per questa persona è nato un vero e proprio problema, d'accordo? Quindi sicuramente nel caso in cui voi abbiate per esempio bisticciato, ecco che questa persona ha vissuto molto male magari alcune parole che vi possano essere, diciamo, sfuggite, ma non chiaramente con l'intento di ferire questa persona, però questa persona ne ha risentito e ne risente particolarmente ancora nel presente. Quindi è una persona che, diciamo, in questo senso non sembra particolarmente matura, d'accordo? O comunque una persona che non ci passa sopra, diciamo, velocemente, è una persona che, come vi ho detto poco fa, tende un po' troppo a rimuginare, d'accordo? Rimane ferma nel passato questa persona e obiettivamente è una persona che tende anche un po', permettetemelo, a fare del vittimismo, cioè non è una persona concreta, non è una persona lucida, non è una persona razionale, è una persona che si piange un po' troppo addosso, d'accordo? Quindi in questo momento sicuramente non si sta divertendo lontana da voi, questa persona, però obiettivamente, ecco, sta ancora, diciamo, soffrendo, cioè è in una fase, a mio avviso, ancora embrionale in riferimento ad un processo di guarigione, d'accordo? Quindi non è andata oltre quello che è accaduto, è ancora lì, ferma a quel preciso momento, d'accordo? E ora affrontiamo il secondo oracolo e qui abbiamo a pezzi. Mi sento a pezzi, diciamo, rispetto a tutto ciò che è accaduto. Allora, sì, sicuramente vi confermo tutto quello che vi ho detto sino ad ora, cioè questa persona c'è proprio rimasta male, cioè obiettivamente, vi ripeto, o vi siete detti evidentemente qualcosa che però per questa persona ha un peso veramente tremendo, oppure non avete fatto in qualche modo qualcosa per cui per questa persona evidentemente rappresentava qualcosa di molto importante, però veramente di tanto importante, oppure effettivamente questa è, vi ripeto, una persona molto fragile, cioè questa è una persona che ha bisogno sempre un po' troppo di essere, diciamo, coccolata e in qualche modo, tra virgolette, accontentata circa le proprie necessità, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha bisogno ovviamente di avere la vostra attenzione ovviamente 24H, quindi è una persona che, come vi ho detto all'inizio, non ammette piccole increspature, diciamo non ammette anche piccoli ritardi, se vogliamo, nella realizzazione dei suoi desideri e ovviamente è una persona che tende immediatamente a risentirne a livello emotivo al punto addirittura da sentirsi praticamente a pezzi, cioè questa è una persona che si sente molto delusa, vi ripeto, o da qualcosa che voi possiate aver detto o da un comportamento particolarmente inaspettato per questa persona a cui però veramente sta dando un peso enorme, un peso esagerato, cioè questa è una persona che, ve lo ribadisco, in questo momento presente non ci sta passando sopra, è una persona che si sente appunto delusa o da qualcosa che voi possiate aver detto o fatto o non detto, Quindi magari qualcosa che questa persona si aspettava invece di sentire o di ricevere da voi, ecco che obiettivamente questa persona in questo momento si sente molto delusa, anche molto sola, cioè non è una persona che sta cercando svaghi altrove, questo sicuramente, anzi è una persona che tende, diciamo, a chiudersi rispetto all'esterno, a cercare quasi la solitudine. E obiettivamente è una persona che comunque vi sta pensando, cioè questa è una persona che vi sta pensando tantissimo, d'accordo? Però vi ripeto, vi sta pensando comunque con un certo dolore, comunque ancora con del disagio e un'emotività, diciamo, ancora particolarmente in subbuglio.
C'è da dire, ragazzi, chiaramente che questa è una persona che a voi teneva tanto e a voi tiene tuttora veramente tantissimo, eh? Cioè questa è proprio una persona che prova del sentimento enorme nei vostri confronti, eh? Lo vive male perché, vi ripeto, è una persona che probabilmente con l'amore non ci sa fare, o comunque è una persona, vi ripeto, troppo emotiva o anche troppo giovane. Cioè potrebbe essere anche una persona, per esempio, anagraficamente molto giovane, per cui diciamo non riesce bene a gestire appunto i sentimenti. Però vi ripeto, è comunque una persona che fuori di dubbio prova un enorme sentimento per voi e aveva grandi aspettative in riferimento al vostro rapporto, cioè ci credeva tantissimo. Ecco perché in questo momento è una persona che si sente particolarmente, diciamo, giù di morale. Ecco, una persona delusa, una persona che sta ancora soffrendo. Ed ora appunto affrontiamo l'ultimo oracolo, ossia il sognare ad occhi aperti. Ho sempre nostalgia di te, ti sogno ad occhi aperti. Allora ragazzi, io che cosa vi ho detto sino ad ora? Questa è una persona tremendamente emotiva, è una persona anche molto romantica, questa è una persona a cui voi piacete tantissimo, è una persona innamorata, cioè questa è proprio una persona che prova un enorme sentimento per voi, è una persona che però, ecco, fa fatica a gestire le proprie emozioni. Addirittura, vi ripeto, nonostante questa persona ad oggi si senta molto, diciamo, delusa e comunque, diciamo, se vogliamo, ferita dal vostro comportamento, da quello che voi potreste aver detto o fatto, ecco che questa persona non vi ha dimenticato, non ha nessuna intenzione di farlo, è una persona che in questo momento, diciamo, potrebbe ancora, diciamo, se vogliamo, tardare il proprio ritorno, comunque il ricontatto, perché ancora troppo delusa, cioè questa persona in questo momento sta ancora, diciamo, soffrendo. Però vi posso garantire che questa è sicuramente una persona che non riesce proprio a fare a meno di voi, una persona che vi sogna, una persona che vi pensa, è una persona che vi vede dappertutto, sente il vostro nome ovunque, vede il vostro volto ovunque, è una persona che immagina fantastica, è una persona che vi vuole veramente bene ed è una persona che vi desidera anche veramente tanto. Quindi è una persona che sente molto la vostra mancanza, è una persona che non vede l'ora di ritornare da voi, di ricontattarvi, perché è una persona che ha proprio bisogno quasi fisicamente di voi. Cioè questa è una persona veramente molto coinvolta, nonostante possa essere una persona, diciamo, se vogliamo, a volte un po' immatura, ma perché sa gestire male obiettivamente i sentimenti, però obiettivamente è comunque una persona che prova del vero e puro sentimento, Cioè, per quanto riguarda i sentimenti di questa persona nei vostri confronti, non c'è da dubitare. D'accordo? Questa è una persona che vi vuole bene, è una persona che ha voglia di risentirvi, è una persona che vi ricercherà sicuramente, non è una persona che ha voglia di chiudere il vostro rapporto, assolutamente, è una persona che a voi tiene tantissimo, d'accordo? Quindi è una persona che addirittura, vi ripeto, molto romanticamente vi vede ovunque, vede il vostro volto dappertutto, vi sogna, fantastica e vi immagina. Quindi è una persona che non vede l'ora assolutamente di tornare da voi, che non vede l'ora di rivedervi, di riabbracciarvi, è una persona che ha profondamente bisogno di voi, è una persona che crede ancora ovviamente nel vostro rapporto, anche se ad oggi questa persona è ancora sofferente, sta ancora, diciamo, rimuginando sul passato, è una persona che difficilmente passa sopra, per esempio, qualche parola sbagliata o qualche comportamento che per lui e per lei, diciamo, non è proprio il miglior comportamento del mondo, è una persona un po' permalosa, è una persona molto fragile ed è una persona che ha bisogno, diciamo, tra virgolette, di molte, forse anche troppe attenzioni, però è sicuramente una persona che per voi prova un reale sentimento ed è una persona che vi ammira anche molto, proprio perché è una persona che vi sogna, d'accordo? Quindi è una persona che veramente vi vede come il partner ideale
ovviamente per se stesso, se stessa, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona ha intenzione di riavvicinarsi a voi, anche perché gli mancate troppo, quindi l'ultimo oracolo è proprio inerente alla nostalgia che questa persona prova nei vostri confronti. È una persona che non vede l'ora di risentirvi ed è una persona che, vi ripeto, vi sta pensando tantissimo, quindi non è una persona che vi ha dimenticato, non è una persona che sta godendo presso altri lidi, assolutamente no, però vi ripeto è una persona che fa un po' fatica a rielaborare, diciamo, le criticità emotive della vita, d'accordo? Però è una persona ovviamente che prova dei reali e puri sentimenti nei vostri confronti, cioè vi ripeto quello che vi ho detto poco fa, non vi sta sostituendo e non vuole farlo perché vede solo voi, cioè questa persona ha ovviamente soltanto voi negli occhi e nel cuore, d'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre questa stesa termina qui. Come sempre mi raccomando, dal canto vostro mettetevi come priorità, cercate comunque sempre di godere di questa vita che è tremendamente preziosa. Mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Come sempre, ovviamente, ricordate che io poi tendo a rifare le stese, quindi andremo a tenere d'occhio ancora la situazione, ovviamente magari anche con altri strumenti, quindi con gli arcani veri e propri, tarocchi, oppure con le sibille. Come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico, buona fortuna e ovviamente a presto!